È andata male, ma non malissimo direi, con l'infortunio di Carlos Augusto che si ferma, ma è fortunatamente un po' meno grave di quello che temevo. Vi condivido il comunicato ufficiale dell'Inter che scrive: Carlos Augusto si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica dopo l'infortunio di mercoledì contro lo Young Boys. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Questo è il comunicato dell'Inter. Se vogliamo tradurlo in tempi di recupero, che cosa abbiamo capito? Che salta di fatto tutte le partite fino alla sosta di novembre, per cui sicuramente la Juventus, Empoli e Venezia la prossima settimana e soprattutto i big match contro Arsenal in Champions League e Napoli in campionato. La speranza quindi è quella di poter lavorare durante la sosta per riprendersi e riesserci il 23 novembre contro il Verona, ma è da valutare. Si tratta di uno stop lungo sicuramente che infastidisce, che ha fatto arrabbiare molto anche Simone Inzaghi perché aveva bisogno di Carlos Augusto per gestire al meglio le rotazioni che per Inzaghi sono fondamentali in questo periodo in cui si gioca letteralmente ogni 3 giorni. Però devo dire anche che vedendo il dolore, le smorfie anche di Carlos Augusto al momento dello stop a Berna, temevo che potesse essere davvero qualcosa di più grave e di simile a quello che aveva avuto Arnautovic l'anno scorso ad Empoli, che se vi ricordate si fece male e saltò più di 10 partite, praticamente quasi 2 mesi di stop, e poi ci ha messo tanto per ritornare in condizione, forse anzi in realtà non è mai rientrato totalmente in condizione perché ha avuto anche un nuovo problema. Quindi meno grave del previsto, ma comunque uno stop pesante che non ci voleva in questo momento così delicato, però bisogna reagire, bisogna farci i conti e allora ci sono 6 scenari adesso per Simone Inzaghi, 6 opzioni da tenere in considerazione che non si escludono a vicenda, ma alcune più credibili, altre un pochino meno. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale così continuiamo a crescere, abbiamo superato i 70.000 iscritti, adesso vogliamo volare verso quota 80.000, quindi clic sul tasto iscriviti. Ricordo che se vuoi promuovere il tuo business sul nostro sito passioneinter.com, contattaci, puoi contattarci all'email business@passioneinter.com, trovi il link in descrizione. Come si sostituisce quindi adesso Carlos Augusto? La prima opzione, quella più logica secondo me, è chiedere degli straordinari a Di Marco e Bastoni, dove di solito Carlos Augusto si è un po' impegnato, ecco, nel doppio ruolo di vice Di Marco e vice Bastoni. Ecco, viene a mancare il loro vice, quindi a Di Marco e Bastoni si può chiedere, si deve chiedere purtroppo, ecco, qualche straordinario in questa fase. C'è da dire che tra i due, a sorpresa, Di Marco è quello che ne potrebbe risentire un pochino meno, nel senso che sta dimostrando secondo me una grande crescita a livello fisico. Se vi ricordate il primo Di Marco aveva grossi problemi a chiudere le partite o a giocare tante partite ravvicinate, anche ora nei finali di gara sta un po' calando, ma molto meno rispetto al passato e sta crescendo molto dal punto di vista fisico, mentre Inzaghi sta sostituendo molto spesso Bastoni che quando lo vede che non ha più le energie per andare in freschezza con grande lucidità a sovrapporsi a Di Marco preferisce sostituirlo. Quindi in questa logica forse a soffrirne un po' di più, per Inzaghi almeno, potrebbe essere Bastoni più che Di Marco, però di sicuro ad entrambi verrà chiesto qualche lavoro extra in queste settimane di assenza di Carlos Augusto. C'è anche una seconda opzione che però secondo me vedremo, che riguarda Jan Bissek, che già più volte è stato provato lì a sinistra nel ruolo di Bastoni e Inzaghi è rimasto soddisfatto comunque del rendimento del tedesco lì in quel ruolo, che con Carlos Augusto secondo me ha fatto vedere delle cose interessanti a Berna, scambiandosi molto di posizione come fa molto spesso anche sulla destra, quindi quegli automatismi li ha trasportati anche a sinistra e potrebbe essere una chiave importante anche al posto di Bastoni, quindi con Di Marco davanti, per cui Bissac si candida a questo punto secondo me ancora un po' di più a sostituire, a far rifiatare Bastoni quando ne avrà bisogno quando serve in queste partite. Anche perché c'è una terza opzione che ritengo molto credibile, anche se da valutare, che riguarda Matteo Darmian. Matteo Darmian che a questo punto diventa ancora più jolly, detto che in questo momento io credo che parta ancora titolare nella testa di Inzaghi. Io sinceramente mi auguro che Dumfries possa prendersi il posto da titolare lì a destra, sulla fascia da quinto, e che quindi Darmian possa essere utilizzato come jolly nelle varie situazioni. Però nella testa di Inzaghi secondo me ancora oggi, poi vedremo se contro la Juve sarà così, parte ancora davanti l'esterno italiano. Comunque, dovesse poi Dumfries riprendersi il ruolo, immagino con Empoli e Venezia per esempio potremmo rivedere sicuramente Dumfries,
Ecco, Darmian a quel punto diventa il jolly come vice dell'olandese, come eventuale sostituto di Pavard se Bissek va dall'altra parte, e all'occorrenza lo stesso Darmian può andare a sinistra, quindi come vice Bastoni in una situazione un po' più di emergenza, come vice Di Marco in una situazione un po' più naturale che lo ha visto, comunque lo abbiamo visto fare anche più di recente, anche il terzo dietro, ma un po' più il quinto a sinistra, secondo me. La quarta opzione, dipende tutto da una grande variabile che è Tajon Buchanan, che adesso si apre un grande spiraglio, si apre una grande opportunità per lui, da capire però innanzitutto quando rientra, ma soprattutto, quanto tempo impiega per tornare al livello, diciamo, della possibilità di giocarsi il posto da titolare. Quando arriva a quel livello in cui Inzaghi può prenderlo in considerazione, visto che ha avuto uno stop importante. Ma la grande variabile soprattutto secondo me è quella legata al ruolo, cioè Inzaghi lo conferma a sinistra o torna a destra. Io credo ecco che se mancando Carlos Augusto, se Inzaghi conferma, Buchanan a sinistra, il problema non si pone, perché Buchanan fa il vice di Di Marco e viene utilizzato anche lì. Francamente ho dei dubbi, sull'impiego di Buchanan a sinistra perché, a meno che Inzaghi non abbia in mente qualche soluzione tattica innovativa con il quinto di sinistra che viene al centro, viene a giocare dentro a piede invertito per calciare anche in porta, Buchanan lo vedo meglio a destra. Quindi se Inzaghi non sta pensando a delle novità con un quinto a piede invertito, io Buchanan lo vedo meglio a destra e a quel punto potrebbe esserci la coppia Dumfries-Buchanan a destra con Darmian che va a fare il Carlos Augusto della situazione. Quindi questo dipende molto da quello che ha in mente Simone Inzaghi. Intanto Buchanan ha smaltito la febbre per cui non era partito per la gara di Berna e adesso sta bene e quindi si avvicina almeno al rientro nei convocati. Vediamo quando sarà preso in considerazione anche per giocare. La quinta opzione, poi entriamo negli scenari un po' più complicati, riguarda Palacios, il nostro difensore ancora oggetto misterioso. Può essere questa una sliding door, un momento di svolta per Palacios? Abbiamo fatto più volte in queste ore il parallelo, il paragone con Jan Bissek, che l'anno scorso di questi tempi era praticamente sulla bocca di tutti in chiave mercato come possibile cessione in prestito a gennaio. Si diceva tanto che Bissek sarebbe potuto partire a gennaio, poi invece si fa male Pavard e anche quell'assenza di Pavard ha contribuito, ha permesso a Bissek di farsi vedere, di mettersi in mostra e di poter diventare un giocatore che poi oggi in tanti invocano addirittura come titolare. Quindi come l'infortunio, lo stop di Pavard ha favorito Bissek, chissà che questo stop di Carlos Augusto non possa favorire in maniera indiretta anche Palacios. Potrebbe essere l'occasione per giocare in alcune gare, quindi far rifiatare Bastoni magari lì sulla sinistra. In quel caso, se si dimostra pronto, riesce magari a ritagliarsi un posto, a far vedere che può starci nelle rotazioni e in questo caso quindi può anche riuscire come Bissek a far sì che vengano meno queste voci, queste ipotesi di prestito di cui si sta già parlando anche per il difensore argentino. La sesta opzione, poi quella finale, è quella della promozione di un nuovo esterno dalla primavera. È un'altra opzione a cui Inzaghi può affidarsi in realtà, non tanto per giocare in questa fase perché gli è stata fatta questa domanda anche in conferenza stampa prima dello Young Boys. Ci sono delle difficoltà nel lanciare dei giovani della primavera nell'Inter di Inzaghi, mettiamola in questa chiave qua. Però ecco, nei convocati abbiamo già visto Berenbrook, vista l'emergenza a centrocampo, abbiamo già visto anche Aidou. Potrebbe essere arrivato il momento di vedere anche un Matteo Cocchi che in primavera invece sta facendo vedere cose molto interessanti. È un classe 2007, un laterale mancino della primavera, è all'Inter dal 2021, scusate, ma ha bruciato le tappe giocando anche sotto età in primavera, facendo vedere cose interessanti già con Chivu e si sta riconfermando in questo avvio di stagione. È un giocatore che spicca per le doti di corsa, è uno che macina chilometri lì sulla fascia, ha un buon cross e anche buone letture difensive. Quest'anno ha avuto un problema alla caviglia che lo ha limitato all'inizio della stagione, adesso però sta cominciando veramente a decollare, è uno di quelli da tenere d'occhio nella primavera dell'Inter, ha segnato 2 gol in Youth League, il secondo nella gara contro lo Young Boys dove ha fatto anche un assist, quindi almeno per una convocazione, visto che viene a mancare un elemento lì sulla fascia, va secondo me preso in considerazione e va secondo me monitorato. Intanto verso la Juventus mancheranno sicuramente anche Çalhanoğlu e Acerbi, oltre a Carlos Augusto, che stanno lavorando a parte in queste ore per riprendersi in vista della prossima settimana con l'obiettivo di essere al top per Arsenal e Napoli, secondo me. Frattesi ha avuto un problemino ai denti, ho sentito che lo dicevano a Sky, però già domani dovrebbe essere normalmente in gruppo e ci sarà per domenica
da vedere se giocherà dall'inizio oppure a partita in corso, perché è da valutare anche Aslani, che si avvicina al rientro. Tra oggi e domani ne sapremo di più in maniera concreta. Se Aslani sta bene, immagino che dovrebbe giocare titolare lì in mediana al posto di Çalhanoğlu, e a quel punto con Asllani in mezzo io penso che Barella tornerà a destra a fare la mezzala e Mkhitaryan è in vantaggio su Zielinski come mezzala a sinistra, immagino. Altrimenti, se non c'è Asllani, secondo me Inzaghi può sorprendere e potrebbe lanciare Zielinski in regia con Barella a destra e Mkhitaryan mezzala a sinistra, chiaramente. Quindi l'idea di lanciare Frattesi a gara in corso secondo me c'è contro la Juventus e la trovo da un punto di vista tattico estremamente interessante. Poi ne parleremo in maniera più concreta e approfondita nella diretta delle 19:30, dove facciamo anche un'analisi più tattica della gara, quindi vi aspetto lì, vi aspetto anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Abbiamo rinnovato la nostra homepage del club, dove trovate tutti i vantaggi dell'accesso alla community di Passione Inter. Come sapete, il nostro è un progetto totalmente indipendente che vi porta ogni giorno nuovi contenuti solo grazie al sostegno di chi ci tiene al nostro lavoro e di chi si abbona al nostro progetto. Quindi se vi piace quello che facciamo, fate un salto sulla nuova homepage di passioneinter.club, date un'occhiata e in cambio al vostro supporto noi vi diamo una serie di vantaggi che trovate elencati qui, come le chat dedicate, gli appuntamenti esclusivi e tanti altri vantaggi che trovate tutti elencati nella nostra nuova homepage di passioneinter.club. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.